Oggi giornata stupenda, è una giornata di sole, qui a Roma fa molto caldo e incominciamo a fare già delle cose primaverili. Oggi ho una manovella invece di un ingrediente, perché? Perché la manovella servirà per la nostra, ricordate la macchinetta della nonna, quella che ci facevano la pasta? Bene, oggi cercherò di darvi delle indicazioni su come fare una ricetta facilissima che tutto il mondo ci invidia, che viene chiamata la ricetta delle fettuccine all'Alfredo. Alfredo, il fettuccine Alfredo, non voglio assolutamente offendere nessuna ricetta originale, ma oggi vi dirò io come la faccio, che più o meno segue le indicazioni originali della ricetta. Ho visto su internet tante varianti, chi ci mette altre cose, io vi insegno, vi dico come io la faccio, poi voi, sta a voi decidere se è buona più l'originale oppure con tutte le varianti che trovate. Però le varianti sono altre cose, la ricetta originale fatta dal signor Alfredo 150 anni fa è questa. Adesso provo ad insegnarvela. Andiamo con la ricetta. Andiamo con gli ingredienti. Per fare vi darò la ricetta per una persona, per cui poi fate presto a moltiplicare per tutte le persone che avete a tavola. La facciamo per una, così viene poca, ci mettiamo poco e la ricetta sarà velocissima. Allora, per una persona, ripeto, ma tanto trovate le descrizioni, in descrizione tutti i componenti, gli ingredienti, vi servirà chiaramente la nostra macchinetta della nonna. Parto dal presupposto che le nostre tagliatelle ce le facciamo da soli. Se poi non volete farle, ma veramente ci vogliono 5 minuti, se non volete farle andate in una qualsiasi pasta all'uovo, vi fate dare delle tagliatelle con dell'uovo e ve le fate tagliare fine, più fine possibile. Comunque, vediamo il procedimento e poi decidete che cosa fare. Allora, per una persona servono 40 grammi di farina 00, buona, di una farina possibilmente italiana, perché chiaramente è un po' più controllata. 40 grammi di semola, sempre farina 0 di semola, 30 grammi di parmigiano da 24 mesi abbastanza stagionato, però mi raccomando 24 perché 36 è troppo salato. Poi servirà un uovo e 20 grammi di burro. Tutto qua, finito. Neanche l'acqua serve. Andiamo al procedimento. Iniziamo mescolando le due farine, quindi le mettiamo tutte insieme come vi pare, o direttamente sul piano di lavoro o le potete mettere in una ciotolina e le mischiamo un po', mettiamo con un cucchiaio, mescoliamo con un cucchiaio. Chiaramente se siete più persone mettetele sul piano di lavoro, fate la fontanella al centro e ci mettete delle uova intere dentro. Io comincio con un uovo soltanto, quindi faccio in questa maniera e incomincio a mescolare la farina. Un pizzico di sale. Diciamo che se siete più persone, quindi 6-7 persone, mettete un uovo a persona, ma un uovo in più nel caso. Quindi faccio ipotesi, siete 6 persone, mettete 7 uova. Ecco, quando più o meno si è rappreso un po' tutto, giriamo sul tavolo di lavoro. Dobbiamo girare fino a quando incominciamo a raccogliere tutta la farina che c'è in giro. Questa è una ricetta facilissima, non la fa nessuno perché nessuno la conosce, ma vi assicuro che farete felici tanti vostri parenti, ospiti, amici che verranno a trovarvi, perché è una ricetta buonissima e semplicissima. Allora la lavoriamo per qualche minuto, poi quando avrà una consistenza di questo genere la mettiamo a riposare in frigorifero per una mezz'oretta. Chiaramente la copriamo con un po' di pellicola, altrimenti si secca troppo. Ci vediamo fra mezz'ora, ok? Allora, è passata una mezz'oretta, abbiamo la nostra pasta che si è raffreddata nel frigorifero. Mettiamo sul piano di lavoro un po' di farina di semola, però, semola. Dopodiché tagliamo la pasta in
pezzettini e incominciamo con la famosa macchinetta della nonna a passarla con una misura molto la più larga che ci avete. Ogni volta che la ripassate la ripiegate su se stessa e la mettete dentro la macchinetta della nonna. È chiaro che vi ho detto che se non vi va di fare questo, ma vi assicuro che ci si passano degli ottimi momenti, magari insieme ai figli, insieme ai parenti, insieme a qualche amico. Quando la passiamo ci mettiamo un po' di semola, altrimenti la pasta si strappa. Vedete invece con la semola come viene? Quando avete questa misura passate al taglio delle tagliatelle. La cottura di questa pasta è velocissima, dovrà bollire circa 30 secondi, non di più. Ecco qua, quando fate le fettuccine l'adagiate, mettete un po' di semola, così vi rimangono vive. Andiamo alla cottura. Allora, in abbondante acqua salata, chiaramente, mettiamo le nostre tagliatelle e le lasciamo in acqua per non più di 30 secondi. Intanto il burro lo abbiamo tagliato a pezzettini, il burro non deve essere sciolto, assolutamente, deve essere di frigorifero a pezzettini. Basta, i 30 secondi sono passati, la pasta va cacciata così, senza scolarla, perché ci serve l'acqua. Allora, le fettuccine le abbiamo cacciate 30 secondi, mi raccomando, vanno cacciate portandosi dietro un po' dell'acqua della cottura. E adesso la parte più importante, la mantecatura che viene recitata come un rito, spargimento del formaggio sopra, dopodiché la mantecatura è un movimento artistico che porta la pasta senza essere spezzata ad agglomerare il parmigiano fino a quando si scioglie tutto il burro, che chiaramente più è freddo più ci metterà a farlo. Mi raccomando, non dovete superare i 70 gradi della temperatura, altrimenti il formaggio si mette a filare e se fila la ricetta non va. Come dicono i titolari, la pasta deve essere bavosa. Fettuccine all'alfredo, speriamo vi piacciono. Non voglio copiare nessuno, ma semplicemente portarla sui tavoli di tutti voi. Una ricetta facilissima che stranamente nessuno conosce, pochi conoscono e nessuno fa. Iscrivetevi al canale, qui in basso a sinistra, alla mia sinistra, alla vostra destra, c'è un bollino rosso, cliccate, iscrivetevi, mettete se vi piace e fatemi sapere se l'avete fatta.